Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dove continueremo il nostro discorso su come migliorare l'audio con i nostri, ovviamente, dispositivi mobile. Questo tutorial è rivolto sia a iOS che a Android, sia Type-C che Lightning, cambia solamente il tipo di connessione che dobbiamo adottare. Prima di continuare iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi prego, anzi vi invito proprio a iscrivervi perché mi date sostegno e soprattutto se volete ricevere notifiche dei video che posterò azionate la campanellina. Tutto qui, è la solita tiritera ma ragazzi va detta perché a noi youtuber anche un po' anziani fan comodo tanti iscritti, non tanto per guadagnarci ma per le aziende che ci possono mandare degli accessori utili ovviamente per voi. Detto questo, cominciamo a parlare di una scheda audio che è della Phoinicas, una azienda cinese che io ho trovato su Amazon così per caso, una scheda audio ovviamente per computer e adattabile anche su dispositivi mobile, come dicevo, sia per Type-C che per Lightning, con i giusti ovviamente accrocchietti, che ragazzi ha delle sorpresone perché sono rimasto veramente sbalordito dal prezzo, che mi sembra che sia sulle 24 euro, e sia dalla qualità, diciamo tra virgolette, ma dalle prestazioni e dalle funzioni che ha questa scheda. Quindi prima di tutto andiamo a vedere cosa c'è in questa scatolina piccola ma è anche molto bella da vedere. Ecco, come al solito abbiamo cambiato punto di ripresa per poter ovviamente vedere cosa c'è in questa bella scatolina, che vedete è anche bella nera, ma io l'ho già distrutta. Come sapete, tutte le mie scatole vengono distrutte molto presto perché non le so aprire ovviamente e sono sempre lì a spaccare tutto. Comunque adesso spaccherò anche questa perché poi tanto la scatola non serve. Apertura della scatola e tiriamo fuori, ovviamente l'ho già tirata fuori 100 volte, la nostra scheda che viene in una custodina di plastica, e qua abbiamo ovviamente le istruzioni che ci dicono come funziona. Mettiamo da parte la scatolina già distrutta e vediamo la nostra scheda audio. Eccola qua, bellissima, direi anche come fattura, molto ben fatta. Ragazzi, veramente sono rimasto meravigliato da la bellezza anche di questa scheda, che quando la accenderemo vedremo, e dalle funzioni che vi illustro così a grandi linee, poi le proveremo ovviamente. Innanzitutto abbiamo le connessioni. Da questa parte qui vedete abbiamo praticamente 2-3 boggi che sono il primo, il microfono che possiamo inserire, ovviamente un microfono che non è per smartphone, ricordate, 2 solamente contatti quindi per fotocamere. Ma aspettate che le sorprese non sono finite. Poi abbiamo gli altri 2 buchetti che sono, come vediamo dal dorso, speriamo che si veda, sì, che indicano ovviamente le iconette della cuffia. Ma nella prima entrata della cuffia ho scoperto per caso, perché sono un po' nescio, lo sapete, che potete inserire un microfono nella seconda, ok, nel secondo diciamo jack, ma è il primo attacco della cuffia, un microfono per smartphone, ovviamente con 3 pin, 3 contatti. Quindi ovviamente ci diciamo, come dire, abbiamo una cuffia in meno, ok, come uscita, però possiamo utilizzare ovviamente un microfono per smartphone che già abbiamo, oppure ci compriamo un microfono lavalier da 10 euro per fotocamera e lo possiamo usare, e abbiamo 2 uscite per cuffia se abbiamo ovviamente un'intervista oppure abbiamo praticamente da condividere un gioco o una videochiamata con altre persone. Poi andando avanti abbiamo ben 1, 2, 3, ok, prese USB. Sappiamo bene che ovviamente l'USB per essere utilizzate su Lightning, il nostro sistema
diciamo mobile deve essere alimentato, mentre per Type-C non avviene questo. Quindi se collegate questa scheda, ovviamente questa scheda va con USB normale, tradizionale, quindi dovete avere un hub USB-C, però collegato al vostro smartphone o iPad di ultima generazione non avete bisogno di alimentazione, anche se questa scheda ovviamente succhia energia dal vostro iPad e prima o poi si scarica. Quindi ragazzi, aspettate che qua abbiamo altre cose da farvi vedere. Invece sulla parte superiore abbiamo tutti questi bei tastini che diciamo che non dicono nulla di nuovo, ma abbiamo ovviamente il tasto muto raffigurato dal microfonino e diciamo il tasti player, ok, avanti e indietro per la nostra musica, e abbiamo anche un tasto EQ che è una sorta di equalizzatore. Insentiremo poi cliccando i vari, diciamo le varie tipologie di effetti. Forse sul computer l'effetto sarebbe anche visivo, mentre su iPad sapete no, perché non c'è un'applicazione dedicata, magari su PC sì e su Mac anche, però diciamo che vi sbalordirà per le sue funzionalità. Mentre metto via un po' di roba vi racconto come si connette, perché la nostra mission, ok, è quello di connettere questa scheda. Non ho detto una cosa, però ho detto alimentata prima, va una sorpresona per voi ragazzi, che tenete forte, che questa è una sorpresona. Per ovviamente collegarlo a un dispositivo Lightning, iPhone o iPad di vecchia generazione o iPad che hanno ancora Lightning, abbiamo bisogno ovviamente di un cavetto, più che cavetto è un adattatore. Però la sorpresina che ho avuto è questa. Praticamente collegando, vedete, questo è un cavetto normale con USB e Lightning, non è il solito camera connection kit della Apple che praticamente c'ha anche l'alimentazione. Quindi cosa ne deduciamo? Dai, 10 secondi per rispondere. Bravi, avete indovinato, non ha bisogno di essere alimentata neanche su un dispositivo mobile Lightning. Quindi posso prendere il mio iPad e collegare questa interfaccia senza alimentazione. Certo, il problema qual è? Che l'energia dell'iPad scende, ma non consuma tantissimo perché l'ho usata per un'oretta e la batteria dell'iPad ne ha risentito, ma non tanto. Quindi se siete in studio, certo, utilizzate la connessione, il camera connection kit con un power bank se siete fuori e avete ovviamente bisogno di avere una grande autonomia, ma se invece siete in studio potete collegare ovviamente il vostro camera connection kit a un'alimentazione, rete tradizionale, un caricatore per iPad, eccetera eccetera. Quindi andiamo subito a collegare la vostra, che sarà presto vostra, perché ragazzi io veramente ve la consiglio vivamente, l'ho comprata, non me l'ha mandato, ho fatto richiesta ovviamente di altri accessori che hanno, speriamo che me li mandino molto presto per ovviamente portarvi questi bellissimi accessori sul canale. Prima di andare a testare ovviamente l'audio e i microfoni, andiamo a collegare la nostra scheda all'iPad. La cosa che vi dico, ma la ripeterò anche dopo, che dovete collegare la vostra scheda quando accendete l'applicazione, cioè andate prima nell'applicazione e poi collegate la vostra scheda. Sempre a volume, ovviamente non l'ho fatto vedere, ma questa ghierona che c'è è il volume sempre al minimo, perché così evitate sbalzi sia di tensione che di volume. Andiamo a collegare la scheda all'iPad tramite questo cavo che abbiamo visto e ci accorgiamo subito che praticamente non abbiamo bisogno di alimentazione. Io la collego già, vedete, all'adattatore USB e poi Lightning nel nostro iPad. Andiamo a vedere che succede. Allora ragazzi, come vedete questo pezzo di video, questa clip è registrato nella location che non è quella del finale o dell'intro, perché mi sono trasferito e mi sono accorto che mancava un pezzettino importante, la connessione alla nostra scheda magnifica audio. E la prova ovviamente con sia la nostra cuffia, questa qui che ho comprato, che mi sono accorto che aveva un microfono, e ovviamente la connessione a un microfono
tradizionale, nel senso di videocamere, ok, non quelle dedicate agli smartphone, quelli dell'Arc 150 che poi spero di portarvi sul canale molto presto. Quindi la prima cosa da fare, andiamo a connettere la nostra scheda audio tramite il cavetto che abbiamo già visto e poi colleghiamo tutti i vari accessori per sentire come si sente, ma prima di tutto dobbiamo andare a lanciare, ricordatevi, prima l'applicazione prima di collegarla. Ok, lanciamo Meta Recorder prima di, vi ho detto prima di praticamente di andare a connettere la nostra scheda audio, dobbiamo ovviamente accendere il nostro software, la nostra applicazione preferita. Quindi andiamo a condividere lo schermo e a cambiare inquadratura. Eccoci, andiamo a connettere la scheda audio, vediamo che si accende e l'applicazione adesso si accorgerà prima o poi che ho collegato il tutto. Intanto vedo sempre se va bene la ripresa. Ok, va bene, vedete che non c'è nessuna entrata audio. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto andarlo a mettere nel secondo ingresso. Vi ricordate che ho detto che il primo ingresso era per microfono tradizionale, diciamo di videocamera, nel secondo quello dedicato agli smartphone, e questo va proprio inserito nel secondo. Ricordiamoci sempre di abbassare il volume prima di inserire il jack. Andiamo a inserire, ecco. Ora possiamo tirare sul volume per sentire il nostro ritorno in cuffia. Quindi andiamo a registrare e sentiamo poi l'audio di questa piccolissima capsula. Bene ragazzi, questa è la prova della capsuletta che c'è installata in questa cuffia, che tra l'altro costa pochissimo, ovviamente vi metterò il link in descrizione, per andare a sentire ovviamente il risultato finale. Bene, andiamo ad ascoltare in tempo reale. Bene ragazzi, questa è la prova della capsuletta che c'è installata in questa cuffia, che tra l'altro costa pochissimo, ovviamente vi metterò il link in descrizione, per andare a sentire ovviamente il risultato finale. Neanche male, abbasso perché c'ho il ritorno in cuffia, neanche male ragazzi, neanche malvagia come diciamo come capsuletta. Adesso abbassiamo il volume, stacchiamo la nostra cuffia e andiamo a inserire nella presa della cuffia, ok, proprio è la terza, ok, a partire da guardando la scheda da sinistra contiamo 1 2 3, andiamo a inserire nel terzo buchetto. Prendiamo i microfoni, l'Arc 150, li tiriamo fuori dal suo sacchettino e andiamo a infilare il nostro microfono all'interno del primo boggio senza staccare nulla. Ok, perché ovviamente abbiamo bisogno di un microfono normale. Ok, sentite già, sentiamo, eccolo qua. Oh, pronto a prova? Beh ragazzi, tutta un'altra cosa. Andiamo a fare la prova anche di questo. Dicevo, tutta un'altra cosa, proviamo. Bene, questo è la prova con l'Arc 150, diciamo il lavalier che danno in dotazione. Sicuramente l'audio è diverso come qualità, perché ovviamente costa molto di più, e adesso andiamo a sentire ovviamente la prova sonora. Bene, questo è la prova con l'Arc 150, diciamo il lavalier che danno in dotazione. Sicuramente l'audio è diverso come qualità, perché ovviamente costa molto di più, e adesso andiamo a sentire ovviamente la prova sonora. Bene, allora leviamo le cuffie ragazzi, è proprio la diversità si sente ovviamente. Avete sentito però e avete sicuramente visto com'è facile praticamente registrare e avere un ritorno in cuffia con questa scheda. Ricordiamoci questa cosa, che se abbiamo due microfoni, cioè uno normale, ok, per fotocamera e uno per smartphone, abbiamo anche la possibilità di inserire una cuffia per il ritorno. Oppure se utilizziamo un microfono con un microfono diciamo standard ovviamente per fotocamera, con due microfonini lavalier a un'unica un jack collegato, possiamo praticamente avere due cuffie. Bene ragazzi, mentre ordino un po' la scrivania, io direi che questa scheda audio può fare a caso nostro, perché no? Perché in mobilità, ok, più che altro in mobilità. Sapete che io sono un divulgatore anche di
sistemi mobile, ovviamente in mobilità. Abbiamo un'attrezzatura pazzesca a disposizione con ben 2 ingressi microfonici, oppure un ingresso microfonico e ben 2 uscite cuffia. Condividete ovviamente questo video, che se vi è piaciuto, con i vostri amici, parenti e tutto quello che tutti quelli che conoscete, perché potrebbe essere utile anche a loro. Vi ringrazio innanzitutto per aver seguito questo video, e anche se è stato un pochino forse lunghetto. Vi ricordo sempre che per utilizzare le porte USB, ve le ricordo nuovamente perché non so se l'ho detto nel corso del video, con Lightning dobbiamo alimentare, ok, a questo punto il nostro smartphone, non possiamo utilizzarle così, a meno che noi abbiamo una pennetta piccola, mentre per USB-C tutto è più facile. Quindi vi invito a iscrivervi nuovamente al canale se non avete ancora fatto, azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Vi ringrazio tantissimo, spero che questo accessorio vi sia utile, e poi ovviamente lo proveremo in mobilità, chissà, magari un giorno andremo da qualche parte e faremo un'intervista proprio con questa scheda audio. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!